I giochi competitivi sono una merda, ma continuiamo a giocarci. Perché? A prescindere che tu sia un giocatore di LoL, Fortnite, Rocket League o che tu non giochi affatto ai giochi competitivi, sai esattamente di cosa sto parlando. Di quella rabbia che senti dentro, che si carica e che esplode per colpa di un bimbo merda senza vita sociale con 20 di ping stabili. Dania, bimba merda, 15 anni, 1500 ore di gioco, 500 euro di skin. Che ti snipera dall'altra parte della mappa mentre sei nel chill a raccogliere il tuo loot. Vass, 28 anni, streamer con il safe space più tossico del web. O quel compagno di squadra che si crede Dio, ma che a 0-20 ti fa perdere non solo la partita, ma il fermo che tiene incatenata nelle viscere della tua anima, la bestia. Quella bestia talmente spaventosa che nessun umano dovrebbe mai vedere in azione. Che se liberata distrugge tastiere, annienta monitor, lancia PC fuori dalla finestra ed esplode le ossa della sua mano scagliandola a velocità ultrasonica contro il muro ripetutamente. Quando la bestia finisce le energie, decidi che così non può andare avanti e disinstalli il gioco. Ma sappiamo tutti come va a finire, vero? E allora perché lo facciamo? Potrebbe essere che ci odiamo così tanto che l'unico piacere che ci è rimasto è la sofferenza. Ma sarebbe un bel po' catastrofista da credere, non trovate? E magari i boomer e Cina potrebbero dire che questo succede perché i videogiochi creano dipendenza. Che è anche vero, ma i casi veri di dipendenza da videogiochi sono molto rari. Molto di più di quello che si possa immaginare. Quando avevo 16 anni uscì Overwatch e da buon ADHD e enjoyer il gioco mi prese così tanto che iniziai a giocare come un demone, giorno e notte, in ogni momento libero. La situazione divenne così problematica che durante l'estate mi alzavo la mattina, accendevo il PC e via di ranked, poi breve pausa per il pranzo e di nuovo ricominciare con le ranked, poi allenamenti, cena e al volo di nuovo ranked, fino alle 2 di notte almeno, perché non capitava di rado infatti di tornare a letto alle 6 di mattina. Arrivai al punto di credere che mia madre mi stesse chiamando quando in realtà non era nemmeno in casa. La mia probabilmente era una vera e propria dipendenza da videogiochi e ce la descrive il DSM-5, ovvero il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali. Viene diagnosticata sulla base di alcuni sintomi, facendola in breve l'ossessione per il gioco stesso, il non riuscire a pensare ad altro se non a quel gioco lì, e il tutto deve durare per un periodo estremamente lungo di tempo, si parla di circa un annetto. La realtà è che la quasi totalità dei videogiocatori non è dipendente dai videogiochi, anche se è vero che questi fanno provare vortici di emozioni fortissime, sia positive che negative, il tutto sfruttando delle tecniche per far sì che il giocatore torni a giocare. Ma non per questo sono davvero dipendenze. I giochi competitivi sono orologi svizzeri costruiti con maniacale precisione. Sono come una relazione tossica da cui non riesci a staccarti. Come tu non riesci a smettere di startare una nuova partita dopo una serie di sconfitte. Il gioco così riesce a farti tornare ogni volta da lui e l'azienda che lo produce fa una paccata di soldi. Per raggiungere tale scopo viene sfruttata una serie di meccanismi psicologici. Il comportamento dell'utente non è un meccanismo di fuga dalla realtà come in una dipendenza, ma è condizionato direttamente dal gioco. Ecco che il meccanismo più semplice che sta alla base di quasi tutti i giochi free to play e competitivi è il condizionamento. Immaginate che ogni volta che prendete un 8 a scuola i vostri genitori vi regalino una ricarica per il gioco. Dopo la prima volta che ottenete il premio inizierete ad essere più motivati e vi impegnerete per ottenere una serie di bei voti e di ricariche. Un giorno però i tuoi smettono di prenderti la ricarica e automaticamente smetterete di impegnarvi, almeno non tanto quanto prima, fino a tornare allo stato iniziale. Questo è il condizionamento classico o pavloviano, ma i videogiochi non sfruttano solo questa meccanica, ma anche una versione più avanzata, il rinforzo intermittente. È il meccanismo che sta alla base principalmente delle loot box e dei pacchetti di carte, dove il premio non è sempre certo e non sei mai sicuro di ottenerlo, e così ogni singola cassa che apri senza aver ottenuto il premio ti farà credere che questo sarà nella seguente. E lo stesso meccanismo vale per le ranked. Ogni volta che perdi pensi che la partita dopo sarà quella vincente e continuerai a startare match uno dopo l'altro senza renderti conto che sono passate 3 ore e sei stato declassato di 6 rank. I giochi sfruttano anche un sistema di reward costante che celebra ogni piccolissimo goal raggiunto dal giocatore, che sia in game o fuori dal game. Questo potrebbe essere un overlay stupidissimo per una tripla su COD o una voce per una sextupla kill su Overwatch. Quel piccolo overlay è un rinforzo che premia il cervello per l'azione che ha appena compiuto. È come gli effetti presenti nelle slot machine, che porta a far credere all'utente di essere effettivamente bravo, più forte o più fortunato della media. Anche eventuali reward sotto forma di forzieri, iscriviti al canale, skin, oggetti o monete che si possono raggiungere con l'esperienza che si raccoglie giocando o completando sfide giornaliere, come vincere tot partite, che ti costringerà
continuerà a startare nuovi match fino a che non avrai raggiunto quell'obiettivo. Questi reward gratuiti non sono solo meri pixel sullo schermo, ma sono anche il simbolo della tua capacità di aver raggiunto un certo obiettivo, di aver lavorato, di esserti impegnato e di essere anche bravo, e quell'oggetto che ottieni lo impersonificherà. In pratica inizi a dare un valore al gioco che in realtà non ha, solo perché credi di essere bravo. Questo ti porta a valutare tutto diversamente. Le skin, gli oggetti che di base non cambiano il gioco d'un tratto diventano importanti, e così ti ritrovi a comprare V-Bucks per le nuove skin di Fortnite, o perché no, il pass per League of Legends che ti offre delle nuove missioni con cui puoi ottenere oggetti esclusivi. Il pass sfrutta il subdolo processo di rinforzo positivo, dandoti così tante cose che mai potresti ottenere nemmeno in anni di gioco, e ti costringe allo stesso tempo a giocare ancora di più, perché una volta che hai ottenuto il pass devi ottenere il massimo dall'investimento fatto, o lo vivrai come una perdita. Questa è la teoria di costi persi del premio Nobel Thaler, che ci tornerà utile fra poco. In poche parole ci dice che noi umani diamo più peso alle perdite rispetto alle vincite, e quindi per noi è più pesante perdere 10 euro rispetto a guadagnarne 10. Il pass quindi ci darà tanto, ma ci costringerà anche a giocare di più, e tutti i reward ottenuti ci convinceranno a ricomprarlo la stagione seguente. Un'altra teoria molto importante è la FOMO, la paura di perderti un'opportunità. È una tecnica di vendita sfruttata ampiamente nel settore marketing. È quella tecnica che si sfrutta con gli sconti a tempo sugli shop online, che vanno a creare un senso di urgenza nel compratore. Però una volta terminato il conto alla rovescia, lo sconto verrà rinnovato. La FOMO è quel motivo per cui hai speso 20 euro per la skin di un lama rosa su Fortnite, convinto che fosse troppo rara per perderla. Spoiler, nessuno la usa, ma tu sei fiero di averla. Questo fenomeno vale anche per la paura di perdere l'esperienza derivante dalle missioni giornaliere, dove magari ti devi connettere regolarmente, e se non lo fai perderai la streak e non riuscirai a raggiungere il premio finale. Si viene così a creare una vera e propria abitudine, una routine che l'utente sviluppa e che gli risulta poi difficile interrompere. Il giocatore crea così un legame emotivo forte con il gioco, che inizia a diventare parte integrante della sua stessa identità e cultura. Ma anch'io personalmente c'è dei reward che voglio ottenere, e quindi vi puppate questo. Non mi hanno pagato per sponsorizzarvi queste luci, ma mi piacevano così tanto che ho chiesto un link affiliato, quindi se vi interessano veramente andate nel link sotto e compratele da lì. E vi sarò grato perché supporterete il canale. Poi ci sono le ranked, che potenziano tutti i meccanismi psicologici citati in precedenza. Queste utilizzano il rank, che indica la bravura del giocatore, e diventa un vero e proprio status sociale, cambiando il senso stesso della sfida, che non è soltanto contro gli altri durante il match, ma è soprattutto contro noi stessi. Infatti l'obiettivo diventa migliorarsi per salire di rank e di conseguenza ottenere uno status sociale più elevato. I giochi, soprattutto quelli come League of Legends e War Thunder, sono considerati molto difficili da imparare e padroneggiare. League of Legends dà anche delle statistiche alla fine che permettono al giocatore di analizzare la propria partita, non solo per migliorare, ma c'è anche un piccolo trucchetto psicologico. Questi infatti fanno credere al giocatore di essere importante, ti fanno sentire quasi professionale, il che aumenta estremamente l'importanza che dai al gioco stesso, perché finalmente non sei più la persona mediocre, uno fra tanti, ma sei quello bravo che sa giocare a un gioco difficile. E sono proprio le ranked ad essere la principale fonte di incazzatura nei videogiocatori, che porta la loro bestia a risalire le viscere dell'oscurità distruggendo qualsiasi cosa. L'importanza di quello status per cui hai sudato, studiato, ti sei allenato per mesi rischia di finire annientata in una serie di piccolissime partite perse, e guarda caso per colpa di un altro membro della tua squadra. È lì, Daisy! È lì, Boo! E io devo premere una tastiera intera! Ma ora parlo io. Ma cavolo,
vuoi te? Salve a tutti, sono Maedaru. Qualcuno di voi potrebbe ricordarsi di me per il video sull'iceberg di Zeb89 e proprio come ogni ace gamers che si rispetti ho giocato a tantissimi videogiochi competitivi, principalmente FPS, Oh, ma te che cazzo vuoi? e oggi sono qui per parlarvi della Ranked Anxiety. Ma cos'è la Ranked Anxiety? Nvidia. Come ci suggerisce il nome, si tratta di un'ansia provocata dalle partite competitive nei videogiochi. Il che è molto strano se ci pensate. Come possono i videogiochi, che dovrebbero essere un passatempo divertente, causare questo tipo di emozioni negative? D'altronde l'ansia da prestazione tipica di una performance sportiva è spesso causata dalla paura che noi abbiamo dell'essere giudicati dagli altri. Ma nei videogiochi siamo spesso e volentieri a giocare da soli. Quindi perché molti videogiocatori si sentono così sotto pressione a performare? Sono stati fatti molti studi a riguardo e da quello che ho capito è che più tempo dedichiamo ad un gioco, più intrinsecamente legheremo la nostra vita ad esso, e nel caso dei videogiochi competitivi c'è il rischio di legare il nostro valore al rank che abbiamo nel gioco. E quando non performiamo secondo le nostre aspettative, ecco che scattano pensieri intrusivi che ci distraggono dalla partita. Questi pensieri negativi sono accentuati dalla natura randomica del matchmaking, che tecnicamente dovrebbe permettere un'esperienza bilanciata, ma in realtà non è sempre così. Tra la gente più brava che volontariamente gioca a rank più bassi per noia, detti smurf, e gente scarsa che ha pagato per arrivare al rank di dove si trova ora, detti boostati. Tutto questo crea un ambiente altamente stressante, dove il peso della vittoria o della sconfitta sembra ricadere interamente sul singolo giocatore, amplificando quindi la pressione percepita. Un altro fattore chiave è la componente sociale online. Nonostante spesso si giochi da soli, i videogiochi competitivi sono comunque immersi in un contesto comunitario. Ci sono classifiche pubbliche, statistiche visibili a tutti e spesso anche la presenza di compagni di squadra o avversari che, diciamo, non esitano a giudicare apertamente la nostra performance. Questa esposizione può far sentire i giocatori costantemente osservati, anche quando non lo sono realmente, alimentando ulteriormente l'ansia, rendendo ogni partita una questione di vita o di morte virtuale. Ma cosa possiamo fare per affrontare la Ranked Anxiety? Prima di tutto è importante ricordare che il valore personale non dipende certo da un videogioco. In secondo luogo, questo genere di ansia è qualcosa che tendenzialmente proviamo anche fuori dal gioco, ma che può essere amplificato dal contesto competitivo. Per questo motivo, lavorare su una gestione dell'ansia e dello stress, magari anche con l'aiuto di un esperto, può portare benefici anche quando si tratta di affrontare la pressione delle partite. Inoltre, è fondamentale cambiare il proprio approccio. Spostare il focus del risultato finale al miglioramento può trasformare l'esperienza in qualcosa di più gratificante, del tipo: sì, ok, il mio team ha perso, però ho un KDA di 10 e l'80% di precisione con Widowmaker, forse non faccio così schifo. In tal senso, far analizzare le partite ad un vostro amico più bravo o ad un coach può aiutarvi a capire cosa migliorare. Quello che personalmente mi ha aiutato a migliorare la mia Ranked Anxiety è stato quello di provare a mettere lo stesso impegno in altri aspetti della mia vita, come l'università, la palestra o la fotografia. In quel modo sono riuscito a trarre nuove soddisfazioni e non sentirmi come se avessi il peso del mondo sulle spalle quando giocavo. Quindi sì, toccare l'erba può anche rendervi più bravi ai videogiochi. Strano. E ora via dalle palle, maledetto. Credo che Gibotauro rivoglia il suo video. Quindi facciamo così, passate dal mio canale e iscrivetevi. Dove ero rimasto? Ah, per quanto ai non giocatori questo possa sembrare assurdo ed incomprensibile, tutto ciò non è niente di diverso da uno sportivo che perde la gara per cui si è allenato per mesi, facendo sacrifici, sputando sangue. Ve lo dico io che ho fatto agonismo allenandomi la mattina alle 5 prima di scuola e il pomeriggio dopo, e vi giuro che l'adrenalina che si prova durante una ranked non è paragonabile minimamente a quella di una gara, dove sai che per quanto ti sei allenato, per quanto hai faticato, sul podio non arriverai mai. Poi è ovvio che spacchi tutto quando ti trovi in partita una persona senza mani, senza cervello, che non ha senso che sia in partita con te. Così la bestia esce, fa i suoi danni e quando la bestia finisce, le energie, quando ritrovi la lucidità, decidi che qualcosa deve cambiare. Sai dover disinstallare il gioco, ma guardi le tue 350 euro di skin, il tuo rank per cui hai lottato giorno e notte e decidi di prendere una decisione, qualcosa che potrebbe cambiarti la vita, e lo disinstalli, ripromettendoti di non tornare mai più. Ma come un sedicenne dopo essere andato in coma etilico il sabato sera si ripromette di non toccare mai più l'alcol, sai che il sabato dopo, come tornano le stagioni, anche il sedicenne
tornerà a dilaniarsi il fegato fino allo stremo e tu come lui sul tuo gioco competitivo. Se non fossi onesto, se non fossi io stesso un incallito videogiocatore di giochi competitivi, mi fermerei qua, demonizzando ogni cosa, travisando totalmente quello che ci dice la scienza e tralasciando i lati positivi, il vero motivo per cui torniamo sempre a giocare a quel gioco che tanto ci fa incazzare: gli amici. E io non ne ho mai avuti tanti, in realtà quasi nessuno, forse un paio alle superiori, ed è stato proprio grazie a Overwatch che la cosa è cambiata. Lì ho conosciuto la gran parte dei miei migliori amici, che tutt'oggi mantengo. Fammi sapere nei commenti se vale lo stesso anche per te. Sono state proprio le partite fatte insieme, le vittorie e le sconfitte che ci hanno legati indissolubilmente, e a distanza di 8 anni continuiamo a sentirci quasi tutti i giorni, anche se non si gioca più ad Overwatch. Continuiamo a vederci almeno 2 volte all'anno, una a Lucca Comics e una durante Pasqua in Trentino. Per farvi capire, uno di questi pazzi si è fatto 4 ore e mezzo di auto per venire alla mia cazzo di festa di laurea e tornare a casa dopo. Poi è anche quello che ha spaccato 200 euro di tastiera tirandola contro il muro. Non voglio giocare i campioni che so giocare, va bene? Io voglio giocare la merda e mi diverto, va bene? Non posso? Perché si è incazzato dopo aver perso una partita normal su League of Legends, ma sono dettagli. A sua discolpa lui fa un lavoro molto stressante ed in realtà la frustrazione che sfoga nel gioco se la porta dietro da lì. Meglio che spacchi una tastiera rispetto al fare una pentakill sui colleghi, Infatti, molti di noi giocano proprio a questi giochi per sfogare tutta la rabbia che hanno dentro e che accumulano durante le giornate. Non è salutare? Non lo so. È un po' come una rage room ma gratuita. Pensandoci, questo è anche il motivo per cui il gioco competitivo più bilanciato in realtà è scacchi, ed è anche quello meno giocato di tutti. È logico che lo sia, non ci sono altri compagni di squadra che ti fanno incazzare perché non sono in grado di giocare o perché non sei te in grado di comunicare con loro. Ti puoi incazzare solo con te stesso, quindi dovrebbe essere perfetto a livello competitivo. In realtà non è così. Se smetti di giocare non ci torni praticamente più, a differenza degli altri giochi competitivi, e il motivo sono proprio gli amici, perché te non ci torni per la competizione. Va bene qualsiasi competizione, l'importante è farla con gli amici. E sono proprio le emozioni forti, negative o positive, ad essere il pilastro che ti porta a giocare a giochi come Rocket League, dove più ti incazzi e più sarai felice delle vittorie che andrai a fare in seguito. Ma se sei in compagnia, questa cosa varrà 10 volte di più. Qua entra un altro meccanismo: quando finisci la partita a mezzanotte e sai che dovresti andare a dormire perché hai la sveglia presto il giorno dopo, ma te sei coi tuoi amici e ci stai bene, vorresti che quel momento non finisca più, e così devi fare un'altra partita con loro per forza, e l'uno convince l'altro a farla. Vi spalleggiate, giocate perché quella bella sensazione non svanisca. Per i non giocatori che guardano questo video, tutto ciò non è diverso dalle serate fatte in compagnia il sabato sera, dove torni alle 4 di mattina a casa, anche se saresti dovuto rientrare alle 1. Siamo umani e le relazioni sociali sono la base. E immaginatevi tutte quelle persone per cui è difficile sentirsi accettato nel mondo, per cui è difficile fare amici ed essere compreso, per chi si sente sempre solo e fuori luogo anche quando è in compagnia. Questi videogiochi sono la loro casa, sono la nostra casa. Nonostante tutto, alla fine non è il gioco a farti tornare, ma sono proprio gli amici. Quegli amici con cui hai condiviso nottate, emozioni e incazzature epiche. È per loro che reinstallerai quel maledetto gioco, e onestamente va bene così. Chiamatemi pure pazzo, ma sono felice di essere pazzo. Ora iscriviti, maledetto cervello liscio, poi ammazzati. Di coccole. Brutta testa di cazzo. Un grazie a tutti gli abbonati al canale. Noi ci vediamo alla prossima.